Rina Corti, responsabile del servizio comunicazione istituzionale della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, Cristina Elia, responsabile del servizio comunicazione istituzionale dell'Università della Svizzera Italiana, e Davide Gai, Director of Marketing and Strategy del Franklin University of Switzerland. Con Davide ci conosciamo già da molto tempo, quando ai tempi aveva creato l'iniziativa Ticino Informatica, quindi lo ritroviamo di nuovo in un campo a lui molto consono. Grazie. Buonasera a tutti, grazie Giovanni per il tuo intervento. Magari parto da lì. Noi abbiamo proposto per qualche anno un corso che si intitolava La tua ricerca in 120 secondi. Poi Giovanni l'abbiamo trasformato nella tua ricerca in 90 secondi perché ci siamo resi conto che 120 erano tanti, e forse Pablo che seguirà con il suo intervento ci spiegherà che magari anche 90 secondi sono comunque parecchi. Quello che vorrei fare in apertura è ringraziare la città, in particolare Lugano Living Lab, il segretario comunale Elena, per aver trasformato questa occasione che era nata appunto qualche anno fa con Usi e Supsi. In questo è una versione molto più professionale, anche con un target diverso, perché noi lo facciamo prima per i nostri giovani ricercatori e a noi fa veramente tanto piacere proporlo invece adesso agli studenti che potranno così acquisire delle competenze importanti. Il mio invito è quello di davvero approfittare fino in fondo di questa occasione, perché ci sarà tanto da imparare. Sarà una bella occasione non solo per voi, come vi spiegherà dopo Davide, ma anche per le università, ed è anche per questo che è importante parlare un po' di comunicazione istituzionale. Passo la parola a Rina. Sì, allora innanzitutto 2 parole appunto per contestualizzare questo nostro intervento, che abbiamo scelto di proporvi in forma congiunta con le 3 istituzioni universitarie ticinesi, perché i messaggi, i concetti che vi trasmetteremo questa sera sono messaggi trasversali che valgono indipendentemente dall'istituzione alla quale voi appartenete. Ecco, grazie. Nello specifico saranno approfonditi 2 aspetti. Il primo è quello della comunicazione istituzionale, vale a dire ciò che rappresenta questa iniziativa a cui voi partecipate per l'università a cui appartenete, e quindi che cosa comporta questo. E il secondo aspetto è quello delle opportunità di talent scouting in un mercato globale, vale a dire quali sono le opportunità per voi stessi che questa iniziativa può darvi. Partiamo da un presupposto: voi studenti in questo contesto siete un po' anche i nostri ambasciatori, e quindi non vi faremo un corso di comunicazione istituzionale, ma vi rendiamo attenti al fatto che rappresentate non solo voi stessi, ma anche i vostri compagni di corso, il vostro percorso di studio e la vostra università. E questo implica una bellissima opportunità, come dicevo prima. Questa è un'opportunità molto bella, e sarà anche molto bello caricare questi video su una piattaforma nazionale, quindi non capita a tutti, ma questa opportunità implica anche qualche dovere e qualche responsabilità. Perché? Perché ci piace pensare che tutti insieme, collettivamente, Supsi, Usi e Franklin, stiamo costruendo qualcosa tutti insieme con i nostri studenti, con i nostri laureati, con i nostri ricercatori, con i nostri professori. E questo qualcosa è fondamentalmente la reputazione delle nostre università. E questo è un qualcosa che nel lungo periodo, e me ne sto accorgendo io adesso dopo 20 anni dalla mia laurea, purtroppo, che diciamo quello che è stato fatto collettivamente poi ridà un valore anche al mio diploma, quindi è un qualcosa che poi tornerà anche diciamo come valore a voi stessi, e questo si vede molto chiaramente adesso ultimamente noi all'USI, ma anche Franklin, stiamo ottenendo questi
questi bei risultati nei ranking, e sono dei risultati che sono stati, diciamo, ottenuti collettivamente tramite il lavoro dei professori, tramite le opinioni degli studenti, e vanno ad aggiungere valore appunto sia alle università ma anche alle regioni che lo ospitano. Quindi cosa stiamo facendo? Voi vi posizionate con le vostre ricerche ed è un'opportunità straordinaria. Aiutate noi a posizionarci come un luogo in cui si fa un lavoro di qualità, e si posiziona anche la città di Lugano, e qui il ruolo di Lugano Living Lab, e penso anche l'interesse per la città di far vedere che Lugano e la Svizzera italiana sono luoghi in cui è possibile studiare, fare ricerca e fare innovazione. Sì, dicevamo, avete delle libertà e avete anche delle responsabilità. Libertà perché chiaramente durante questi video vi potrete esprimere liberamente su quello che è il vostro progetto di tesi, di studio, anche perché voi siete rappresentate appunto il progetto che state portando avanti. Però avete anche delle responsabilità, e in questo caso vogliamo darvi qualche consiglio, anche se il collega Giovanni dice anche di consigli non se ne danno, però qualche consiglio stasera ve li vogliamo dare. Innanzitutto è utile che contestualizzate il progetto che presentate attraverso il vostro video. Quindi se si tratta di una tesi, di un progetto realizzato in un modulo particolare, di un field project, è anche molto importante che valorizziate il più possibile la qualità del progetto, se ci sono degli aspetti metodologici innovativi, se il progetto ha coinvolto dei partner del territorio o non, e se ci sono state poi delle applicazioni concrete legate a questo progetto. Avete realizzato un progetto in gruppo o da soli? Se è il caso di un gruppo è utile menzionarlo per valorizzare anche questo aspetto di lavoro con degli altri insieme ai vostri colleghi. Infine, un aspetto molto importante è quello di rendere chiara l'afferenza alla vostra istituzione universitaria, e vi spiegheremo in seguito come nello specifico. Mi rilaccio un po' a quello che stavo dicendo prima. Stiamo costruendo collettivamente qualcosa e tante volte ci si chiede cos'è questo qualcosa. E più ci ragiono, più penso che sia qualcosa che è collettivo a tutto il mondo delle università, e quindi è anche per questo che abbiamo voluto fare questa presentazione insieme e non diciamo separati come abbiamo fatto anche negli anni passati. Quindi è utile far passare tutti quei messaggi che mostrano che l'idea di un'università che propone formazione e studi di qualità, delle università innovative, e qui ovviamente voi tramite i vostri lavori di ricerca potrete dare appunto questa immagine con una forte componente digitale, in cui spesso ci sono anche dei lavori interdisciplinari che sono particolarmente importanti e interessanti. Per noi è importante far passare l'idea di un'università giovane, infatti ogni volta che possiamo nella nostra comunicazione cerchiamo di mettere all'attenzione e valorizzare quello che sono i lavori dei nostri studenti o dei nostri giovani laureati o dei nostri alumni. Cerchiamo di mostrare di essere utili al nostro territorio. Anche un'università come Franklin, che ha un orientamento molto internazionale, ci tiene molto ad avere un contatto col territorio. L'USI anche, pur essendo un'università molto internazionale, la SUPSI magari un po' di più per mandato, è molto legata al territorio. E appunto forse più per Franklin e per USI è importante valorizzare quello che è la dimensione nazionale e internazionale. Ribadisco, sono messaggi poi di settore, non penso che se doveste parlare con i responsabili della comunicazione di altre università direbbero qualcosa di sostanzialmente diverso. È però anche vero che ognuna delle università, come discutevamo prima, poi ha le sue peculiarità e ha le proprie strategie a corto e a lungo termine.
Ecco, dicevamo prima, come menzionare l'afferenza alla vostra istituzione universitaria in questi video che andrete a realizzare. Allora, quello che vi consigliamo è di inserirlo in modo fluido nel discorso che farete, quindi non cominciare il video dicendo mi presento, sono XY del corso di laurea, ecco. Inserirlo, c'è un esempio qui nella slide dietro, quindi insieme ai colleghi del Master in International Tourism dell'USI abbiamo lavorato. Ecco. Le informazioni importanti lasciatele al sottopancia, quindi a questa sovraimpressione che apparirà nel video, dove lì è importante che venga segnalato chi siete, quindi il nome, il cognome, il fatto che siete uno studente o una studentessa, di che corso di laurea e chiaramente di che istituzione universitaria. L'afferenza passa anche attraverso degli elementi di identità visiva, so che in sala ci sono alcuni dei nostri studenti di comunicazione visiva e sapete che anche questi aspetti hanno un loro ruolo importante. Infine, quando condividerete, pubblicherete questi video sui vostri canali social personali, se lo farete, lo speriamo, ricordatevi che abbiamo degli hashtag, delle menzioni, li trovate anche questi scritti, da utilizzare. May I kindly interrupt you because I'm the last guy in town, and maybe if I need to talk about talent and about how to scout them, I have to be a bit disruptive. Don't compile your video as if it were a tax return. Show your goals, show your emotions, because true talent is exposed through emotions about anything else. You're going to have an audience like what Mr. Pellegrini, Dr. Pellegrini, as a matter of fact, correctly said, that will not understand what you are going to say because I know nothing about your research field. So have all the information, but prove that you have the true talent of being able to communicate. It's your turn. Oh, it's already my time? Yeah. You see, it's interesting that I have an empty slide because this gives me the freedom to say what I had in mind of saying. Talent scouting. So what is talent and what is scouting? Talent is divided in two portions. One portion is not really your merit. It's the neurons, the astrocytes, what genetic has given you. And that is something that you certainly have, because if you're here, you have been chosen, you have done a lot of accomplishments, and you've done a lot. There is another part which you have to nurture and grow within yourself. And what you need to grow really depends on the culture you're in. There is an interesting study that I read about what are the true traits of a CEO. And what's really required from a CEO depends on the culture that is the leading country in the country you work in. Like in Italy, a CEO is someone with connections. In the Swiss and German world, it is somebody who's reliable. In China, you need to be lucky. So the thing gets more complicated because we live in a multinational world where you have to mix different cultures, or you have to decide what software you employ. Well, I mean, when I go to Zurich, I use totally different mental categories than when I am in Milan. It's not a matter of speaking German or Italian. It's a different way of thinking. So what is the role of the university for the technically or scientific-minded student? And there is a paradox, because one should not really focus on science and technology alone, but rather on something that has a much longer liberal arts, that has a much longer half-life, that is liberal arts, history, philosophy, literature. There is a big difference between, in the middle of the pack, being a technological follower. For those of us who speak German, they have a very nice term, which is Fachidiot, which is the specialized idiot, and you don't want to be here.
And in order not to be in that middle ground where you fade into oblivion before you realize, a nice way to further stress Dr. Pellegri's point is probably what you read about the astrocytes delivering a different form of glucose to the neurons is outdated by the time you're done reading it. And you should be aware of this very short half-life and concentrate on your communication skills, on the power of the way you speak and you write. And sometimes this requires hard decisions like deciding not to be entirely correct from the scientific or the technological point of view because you have to convey your message across. So what you are going to be doing in the next few weeks, I understand there is going to be some tutoring and mentoring regarding the little movie that you're going to create. And this is all very good, but do not lose the spontaneous way to communicate, because that really will reveal your true selves. Thank you. Grazie. Sì, io concluderei semplicemente augurandovi buon lavoro, perché come detto siete e sarete con questi lavori i nostri migliori ambasciatori e come vedete ogni volta che possiamo vi mettiamo sotto i riflettori. Buon lavoro, e con alcuni di voi mi rivedrò per la questione del tutoring e agli altri avrò piacere di vedere gli altri nei loro rispettivi video. Buona serata. Buona serata.